Va a Londra e attendi istruzioni. Nel primo Mission Impossible, quando Ethan e i suoi compari si trasferiscono a Londra, prendono base nella casa sicura di Liverpool Street, proprio sopra la fermata della metropolitana. E più avanti vediamo Ethan recarsi proprio alla stazione ferroviaria di Liverpool Street per telefonare al quartier generale. Eccomi, mi trovo alla stazione di Liverpool Street e qui Ethan telefona al suo quartier generale. Sono passati 30 anni dal film, quindi non si usano più tanto i telefoni pubblici, per cui sono stati sostituiti da questi bancomat. Ad ogni modo, in quel punto Ethan Hunt telefona al suo quartier generale, cercando di stare il minor tempo possibile al telefono per evitare di essere rintracciato, e per questo tiene occhio all'orologio. Alla fine di Mission Impossible, Kittredge si trova in questo punto, dove fanno finta che ci sia un eliporto. Siamo proprio davanti alla Torre di Londra e al Tower Bridge, i simboli della città. Signore? Cos'è? Appena arrivata per lei. Passata ai raggi X al computer, non esplosivi. Per la stazione 20-25 minuti. In questa scena Kittredge arriva a Londra e da qua prenderà appunto il TGV, dove si svolge poi la scena finale del film. Ha imboccato una galleria e si è scontrato con un treno ad alta velocità diretto da Londra a Parigi. Il pilota è rimasto ucciso, ma a bordo del treno non ci sono stati feriti. Eccomi al pub The Anchor, l'Ancora. In questo pub Ethan incontra Luther alla fine di Mission Impossible, il primo capitolo della saga. Era il 1995, l'anno in cui è uscito anche GoldenEye, il primo film con Pierce Brosnan. E iniziava anche la fortunata saga di Mission Impossible, ad oggi è arrivata al 7° capitolo, con l'8° di imminente produzione. E in questo pub tipicamente inglese viene girata appunto la scena finale. Quindi il film finisce qua. Siamo sulla banchina meridionale del Tamigi. E adesso ci andiamo a mangiare. Eccomi, mi trovo proprio dietro la cattedrale di St. Paul, la seconda cattedrale più grande della cristianità dopo San Pietro a Roma. In questo vicolo, Cannon Alley, nel 6° capitolo della serie di film Mission Impossible, Fallout, Ethan e i suoi compagni portano il loro prigioniero, Solomon Lane, come accordato a Parigi con la vedova bianca. Quindi il film si sposta a Londra e le scene vengono girate poi in studio, ma vediamo proprio questo vicolo qua, Cannon Alley. Dopo che il prigioniero scappa,
con un bel colpo di scena. L'inseguimento prosegue dentro St. Paul e poi sulla cupola dal tetto. Il personaggio interpretato da Henry Cavill lo vediamo scendere da questa via. Siamo in Heddle Hill. Tra l'altro Henry Cavill è stato più volte accostato a 007 come ipotetico nuovo candidato per il ruolo dell'agente segreto, ma al momento non se l'è ancora aggiudicato. Ok, ora attraversa la strada di fronte a te. Sono alla stazione ferroviaria London Blackfriars, ovvero dei Frati Neri, con sullo sfondo la cattedrale di St. Paul, di cui riconosciamo l'enorme cupola, e il personaggio di Henry Cavill cammina in direzione sud, praticamente sul primo binario, in direzione sud verso la Tate Modern Gallery, che è quella con questa enorme ciminiera dove si conclude l'inseguimento. A sua insaputa il protagonista Ethan Hunt lo sta seguendo dal tetto. Clark si dirige verso l'ingresso della Tate Modern. Qui è stata posizionata una finta porta che conduce all'ascensore per arrivare in cima. Allora, ricapitolando, le scene londinesi di Mission Impossible Fallout iniziano in Cannon Alley, ovvero dall'altra parte della cattedrale di St. Paul rispetto a come la vediamo in questo momento. Ethan e i suoi complici portano il loro prigioniero, Solomon Lane, nella casa sicura in Cannon Alley. Lì dentro però avviene un colpo di scena e inizia quindi un inseguimento che prevede l'ingresso nella cattedrale, l'ascesa fino alla cupola e poi prosegue lungo il tetto, dove Tom Cruise salta diversi edifici e incredibilmente raggiunge il ponte ferroviario London Blackfriars. Quindi questo è il famoso ponte dei Frati Neri, mentre qua sotto questo è il ponte ferroviario pedonale che abbiamo appena percorso, con sullo sfondo la City. Quindi vediamo Ethan correre in questa direzione verso la Tate Modern. La corsa continua verso questa passeggiata e si conclude qua, la Tate Modern Gallery, per la precisione in cima a questa ciminiera. A presto, con nuove location su Mission Impossible.